Salve e benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente dopo questa breve pausa ricominciamo con i video, ricominciamo col botto perché questo diciamo è il periodo clou dell'anno, il primo periodo, cioè la WWDC 2025. Per chi non lo sapesse è l'evento annuale che Apple dedica agli sviluppatori che si terrà dal 9 al 13 giugno, in particolare il 9 giugno si terrà la presentazione di tutti i nuovi software che ci accompagneranno da settembre 2025 a tutto il corso del 2026. In particolare appunto iOS 19, iPadOS 19, macOS, watchOS, insomma tutti i vari software. Oggi andremo a vedere in particolare le indiscrezioni, quindi i rumors che ci sono su questi software e su qualche Mac che dovrebbero presentare. Cominciamo subito perché quest'anno le aspettative soprattutto per iOS sono veramente alte perché si parla di un restyling grafico ispirato a visionOS. Per chi non lo sapesse, visionOS è il software che monta il visore di Apple, cioè il Vision Pro, e appunto si dice che riprenderà il design delle icone. Infatti ci aspettiamo icone con bordi più morbidi, trasparenze comunque molto più sofisticate rispetto ad ora, un look generale più armonioso e comunque più moderno e più attinente diciamo a quello che sono tutti i vari sistemi operativi diciamo ad oggi di Apple, tipo macOS che ha ricevuto il restyling circa 3 anni fa, ora non ricordo, e comunque è stato un bel restyling, è stato diciamo uno svecchiamento che anche su iOS ci vuole perché da iOS 7 non cambia questo stile che è stato chiamato flat design e quindi dovrebbe cambiare e adottare un nuovo design. Per quanto riguarda l'AI, sarà anche essa al centro appunto del sistema operativo. Apple dovrebbe presentare le novità del settore dell'intelligenza artificiale che intende introdurre nel proprio sistema operativo. Nonostante lo scorso anno comunque Apple abbia già fatto un primo tentativo, secondo me parzialmente fallito in questo ambito, non sappiamo fin dove arriveranno gli annunci, ma dopo andiamo a vedere un pochettino cosa può presentare Apple Intelligence 2.0 perché si parla di una seconda versione, non si sa se si chiamerà 2.0 ma c'è qualche indiscrezione, ecco. L'ottimizzazione della batteria si parla anche essa integrata con l'intelligenza artificiale, infatti si dice che Apple la firmerà Powered by Apple Intelligence. E iOS 19 si dice che sarà in grado praticamente di prevedere le esigenze dell'utente e quindi in base all'utilizzo saprà intervenire in anticipo praticamente tipo disattivando gli aggiornamenti in background, riducendo il refresh rate dello schermo quindi da 120 a 60 Hz per risparmiare batteria anche esso, disabilitando temporaneamente il 5G, insomma tante altre cose che faranno risparmiare batteria e farà tutto in maniera autonoma Apple Intelligence in base alle nostre abitudini, in base all'orario, insomma ci saranno varie variabili da rispettare per appunto risparmiare batteria. Ma si parla anche di uno stage manager per multitasking, infatti dopo aver debuttato con un grandissimo successo su iPadOS e direi fatto benissimo, si parla appunto anche su iOS questo sistema avanzato. In particolare praticamente è il gestore delle finestre e potrebbe arrivare in versione ridotta appunto sui modelli di iPhone dotati di porta USB-C. Perché solo i dispositivi dotati di USB-C? Perché servirà a collegarli a un dispositivo esterno, a un monitor esterno e quindi con la USB-C funge diciamo da HDMI e così si potranno aprire potenzialmente applicazioni contemporaneamente e organizzarle in finestre come si fa su Mac, come si fa su iPadOS e insomma secondo me è una svolta per la produttività. Ma ci sono anche altre anticipazioni come nuovi widget dinamici e comunque personalizzabili, integrazione nel cloud di Apple al 100%, insomma ci sono altre novità nascoste che non è uscito tantissimo. Per quanto riguarda Apple ed Apple Intelligence comunque si parla appunto come anticipato prima di una 2.0, si va forte sul punto AI e si dice che stia per lanciare Apple la nuova suite. Per quanto riguarda come novità si parla dei modelli linguistici avanzati, cioè gli LLM, e in particolare il nuovo Siri sarà in grado comunque di interpretare meglio il contesto personale dell'utente e così riconoscere comunque il contenuto presente sullo schermo, compiere operazioni complesse all'interno e tra diverse app. Per esempio si parla di un'integrazione all'applicazione musica che praticamente quando utilizziamo dopo un po' Apple Music integrata con Apple Intelligence, dopo un pochettino ci potrà andare a creare delle playlist personalizzabili in base ai nostri gusti e secondo me questo qua è la svolta. Per quanto riguarda altre novità abbiamo l'integrazione di modelli AI di terze parti. Già abbiamo ChatGPT, si parla di un'integrazione con Google Gemini, stanno contrattando, diciamo è questione di tempo. C'è un'altra novità che si parla anche di motori di ricerca AI come Google oppure Bing di Microsoft. Non può mancare alla presentazione iPadOS 19, infatti l'iPad è sempre più vicino al Mac, questa qua diciamo la frase che ho voluto
voluto inserire in scaletta, perché si parla di un'interfaccia rinnovata e comunque anche qua un multitasking ancora più potenziato e migliorato. iPadOS 19 punta a rendere iPad comunque un vero e proprio strumento di lavoro come il Mac, è un'interfaccia che ricorda ancora di più macOS rispetto a come già ora, con finestre comunque ridimensionabili, nuove gesture per passare da un'applicazione all'altra, insomma la produttività al 100%. Il multitasking potenziato con lo split screen, quindi sarà più flessibile, comunque la gestione sarà più semplice delle app in background, quindi potremo passare da un'applicazione all'altra molto più facilmente. Si parla anche di funzionalità professionali nuove, supporto a strumenti avanzati per i creativi e professionisti, come miglioramenti nella gestione dei file, insomma un qualcosa per rendere la creatività e la produttività più accessibile e più facilmente praticabile su iPad. Per quanto riguarda Mac, WatchOS e altri aggiornamenti, si parla di aggiornamenti minori, perché su Mac non si aspettano tantissime novità, non sono attesi cambiamenti radicali, ma nel sistema operativo sono presenti sicuramente miglioramenti e correzioni di bug che erano presenti sul precedente, cioè Sequoia. C'è una possibile presentazione di Mac Studio potenziato con chip di nuova generazione per grafica e comunque calcolo più veloci. Per quanto riguarda i nuovi MacBook Pro e MacBook Air non se ne parlano, diciamo rimangono gli M4 e gli M3 che ci sono in questo momento. Per quanto riguarda WatchOS e tvOS ci sono aggiornamenti incentrati su salute e fitness, con nuove metriche e strumenti di monitoraggio, novità per l'intrattenimento di Apple TV con nuove funzionalità social che integra appunto Apple TV, e una migliore gestione dei contenuti e dell'interfaccia grafica anche qui. Invece per visionOS e Vision Pro, il sistema operativo del Vision Pro vedrà nuove modalità di interazione, per esempio lo scorrimento e con l'interazione con gli occhi. In questo momento è solo possibile con le mani, con le dita, e si parla di un'integrazione appunto anche con gli occhi con il nuovo sistema operativo che integrerà Vision Pro. Questo è tutto, questi qua sono i primi rumors, spero di essere stato chiaro in alcune cose, volevo dire di più ma non ho trovato proprio dalle fonti principali, dalle fonti americane più materiale, c'è poco, però di iOS 19 sicuramente dedicherò un video a parte. Insomma siamo veramente carichi per questo 9 giugno, io credo di fare una live reazione appunto qua su YouTube senza mostrare la presentazione in diretta, cioè nel senso che commenterò in diretta la presentazione, però mostrerò solo quando presentano per esempio S19, quindi mostro la schermata, vi faccio vedere la schermata, ma la commenterò senza farla vedere interamente, se no mi bannano, e evitiamo tutto questo casino che è già successo a settembre del 2024, quelle cose non si scordano. Ma a parte questo, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando mettete un bel like, iscrivetevi al canale, arrivederci.